in questo episodio. Ho preso Michele Cassio. Però ora devo veramente correre a Trapani. Tiz, ho un problema. Avreste dovuto vedere la faccia di Davide. Lo scivolare giù lungo una grondaia. Non perdere. Ragazzi, eccoci qui, stiamo volando in gran carriera verso la conclusione di questa rappresentazione, queste puntate di Shakespeare in Tour, una road fiction, un viaggio, chiamatelo come volete, web series, quello che vi va. Comunque il senso è questo: l'anno scorso abbiamo fatto un tour tra Sardegna e Sicilia, abbiamo fatto queste puntate in cui raccontiamo il nostro modo di fare il teatro, di vedere l'arte. Insomma, noi portiamo William Shakespeare nei bar, circoli locali di tutta Italia. Qui eravamo a Trapani per fare l'hotel. Io ero andato a San Vito Lo Capo a trovare la mia famiglia, mia moglie e mia figlia, non le vedevo da un sacco, e la domanda è: ma sarò riuscito a tornare in tempo a Trapani? Per scoprirlo dobbiamo guardarci l'episodio. Sigla! Shakespeare in Tour, los amigos del bar, encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in Tour, los amigos del bar, si tú no estás, te vendrán a buscar. Andiamo, Michele. Ciao, piccolina! È stato veramente emozionante rivedere la mia famiglia dopo così tanto tempo. Hai visto che bello? Ho preso Michele Cassio. Ricongiunto con la famiglia, ho deciso di munirmi di passeggino e fare un bel giro per la splendida San Vito. Un po' di relax a fine tournée, è quel che ci voleva. San Vito Lo Capo è una piccola località balneare che si trova vicino a Trapani. È molto famosa per la baia, una piccola baia protetta sulla quale vi è una spiaggia splendida. Questo è il santuario di San Vito Lo Capo del XV secolo a.C. Si notano chiaramente le influenze arabo-normanne. Sì, lo so, sto facendo l'Irene della situazione, ma lei non c'è, qualcuno dovrà pur fare la guida turistica per San Vito Lo Capo, no? Io vado, ci vediamo presto, Mia moglie è stata felicissima di rivedermi dopo tutti questi giorni distanti. Abbiamo passato una serata assieme, abbiamo grigliato, siamo stati in compagnia. Finalmente sono riuscito a rimanere un po' di tempo con mia figlia. A presto. Vado, faccio spettacolo e torno presto da voi. Michele Cassio allora me lo porto via con me, Non so quanto mia moglie abbia apprezzato l'acquisto di Michele Cassio. C'è Michele Cassio qui con me. No, perché mia moglie ha detto che nella casa al mare tenerlo non si poteva perché non c'era spazio, poi col caldo, la polvere, le cose, e quindi ha detto: portalo tu nella casa a Milano, approfitta del fatto che c'è il furgone spazioso e lo porti direttamente tu. Ora che glielo spiega Tiziano e Irene che dovranno viaggiare con un panda di 1,5 metri. Tra l'altro mi viene in mente che in Otello Michele Cassio è una figura interessante perché è il luogotenente, è uno belloccio, e Otello diventa gelosissimo di Michele Cassio perché Iago convince Otello che Cassio se la sta facendo con sua moglie Desdemona. Otello è un'opera molto famosa di William Shakespeare. La storia parla del valoroso combattente moro che viene traviato dal suo perfido alfiere Iago, che lo convince che Desdemona, la moglie, lo stia tradendo. Una storia di gelosia, possesso e inganno che affronta temi delicati e drammatici, rendendoli attuali e conquistando gli spettatori di ieri e di oggi. Però ora devo veramente correre a Trapani, ci sono i ragazzi che mi stanno aspettando, si è fatto tardi e non voglio far tardi per lo spettacolo. Otello è un testo che mi piace veramente un sacco. Ci sono dei personaggi incredibili. Iago è un personaggio splendido per un attore da interpretare. Il fatto che lui decida di rovinare la vita a Otello e che poi alla fine neanche spieghi il perché sta facendo tutto questo è qualcosa che veramente è... Aspetta un attimo che... La benzina. Mi raccomando, fai il gasolio perché la lancetta sai che è sballata. Ah, ma non c'è problema, me l'avete detto 8 volte, comunque me lo ricordo. Quando passi una giornata così bella con la tua famiglia, capita di dimenticarsi delle cose importanti, tipo che il segnalatore della benzina è rotto e che dovevi fare assolutamente benzina se non volevi rimanere a piedi. Pronto?
Tiz, ciao, senti, sì, lo so che è tardi. Senti, però ascoltami, ho un problema. Sono rimasto senza benzina. Sì, lo so, mi avevi detto che dovevo fare gasolio e se c'era il segnalatore rotto, so tutto. Mi sono distratto, scusatemi. Guarda, io però il problema è questo, ho il cellulare praticamente a terra, sono senza batteria. Penso di essere una quindicina di chilometri da Trapani, ma non so dove. Cioè, può anche essere che mi si spenga la batteria. Ho capito, non lo so. Pronto? Pronto? Adesso che faccio? Che palle. Non sapendo che cosa fare, ho deciso di provare a vedere se nei dintorni vi fosse per caso un benzinaio o qualche persona disposta ad aiutarmi, ma purtroppo intorno a me c'era solo la desolazione. Adesso non c'è nessuno. William Shakespeare dice: il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, mentre chi piange per un dolore vano ruba qualcosa a se stesso. Sarà pure così, però io ora non ci trovo veramente nulla da ridere. Non c'è un'anima. Alla fine ho deciso di tornare nuovamente al furgone e mi sono rassegnato all'idea che la serata di spettacolo, con ogni probabilità, sarebbe saltata. Improvvisamente dal nulla cosa accade? Compare Super Tiziano. Grande Tizio, ma come hai fatto a trovarmi? Come ho fatto? Grazie al GPS che ho dentro la custodia del sax, no? Avreste dovuto vedere la faccia di Davide quando mi ha visto arrivare con quel coso. Per fortuna ho lasciato il rilevatore GPS dentro la custodia del sax perché ho il terrore che me lo rubino e così sono riuscito a localizzarlo. Questa l'ha recuperata Valdo, sai che lui ha contatti ovunque, no? Sì. Papà è siciliano. Valdo è un mio amico di lunga data, ci ha dato una grossa mano in Sardegna. Mi sono ricordato che lui è di origini siciliane, quindi l'ho chiamato e aveva contatti anche qui, alla grande. Gli ho fatto 10 euro di gasolio e andiamo, dai, se no qua... Ma sei un grandissimo. Va bene, facciamo gasolio e poi andiamo al bar. Bomba. Ma perché Michele Cassi è ancora con noi? Lì è mia moglie. Perché ha detto che non era il caso di tenerlo al mare, che fa caldo e tutto, quindi ha detto, siccome avete spazio in furgone, di portarlo direttamente al Spazio in furgone, dai, ci penso io. Mi faccio fare un giretto, dai. Abbiamo preso la tanica e siamo andati a cercare un benzinaio dove fare gasolio. Poi ci siamo messi di nuovo in viaggio verso la location in cui avremmo fatto spettacolo. Oh, Eccomi qua. Scusami, mi ha fatto tardi la benzina, le cose, ma ci sono. dai Ci sono. che dobbiamo iniziare. Sì, Tiziano è andato a riportare l'ape e adesso arriva. L'ape. Sì, che ha risolto il problema Valdo. Valdo, ma cosa c'è? Non ti preoccupare, ce la facciamo. Dai, andiamo a montare. Ok ragazzi, montaggio fatto. Incredibilmente siamo anche in anticipo sulla tabella di marcia. Ho visto che stanno cominciando ad arrivare un po' di persone per la cena. Ne approfitto per fare 2 domande. Chiedo che cosa ne sanno dell'Otello. Oh, mi porto Michele Cassio con me, Vai. William Shakespeare, autore teatrale. L'hai mai visto a teatro? No, non ho avuto mai il piacere. Ma al bar l'hai mai visto? In realtà Shakespeare faceva i suoi spettacoli nel Globe Theatre, che era più simile a un bar che non a un teatro, è per questo che noi portiamo Shakespeare al bar. Lui è Michele Cassio, è uno dei personaggi dell'Otello. Che cosa parla più o meno? Parla della storia della gelosia di Otello verso sua moglie Desdemona. Wow, va a finire bene? No, No. lui uccide la moglie e poi si suicida. Ammappate, sai proprio tutto, anche il finale. Al giorno d'oggi in realtà è ancora attuale Shakespeare. Assolutamente, anche perché insomma i temi che sono stati affrontati nelle sue opere, da Romeo e Giulietta, quindi l'amore non corrisposto, a Macbeth, quindi la ricerca del potere, oppure per esempio se non ricordo male, il Giulio Cesare, il monologo di Ottaviano, viene tuttora studiato in giurisprudenza. Stiamo per cominciare, io sono veramente molto emozionato, felice, perché anche a sentire quello che mi hanno detto le persone, penso che sia giusto andare a raccontare questa storia oggi, una storia che parla di passione, parla di amore, di gelosia, anche di femminicidio, quindi di una tematica tristemente sempre attuale. Insomma, penso che la platea sia calda e sia giunto il momento di andare in scena. Ci siamo. Merda!
Lo spettacolo sta andando. Ma prende la presa, cade a terra, prende una storta, la caviglia, E un grande applauso. Una 2 giorni veramente impegnativa. Arrivo ieri a Trapani, poi visita per la città con Irene e Tiziano, dopodiché una splendida giornata con mia moglie e mia figlia, non le vedevo da un sacco, la vita dell'attore. Insomma, come sempre l'abbiamo portata a casa e siamo riusciti a fare il nostro Otello in una location unica e suggestiva. Che cosa dire? Shakespeare vince sempre. Con noi Shakespeare è sempre in tour. Però adesso veramente è l'ora di andare a dormire. Buonanotte Michele. Buonanotte. Bomba ragazzi, me lo ricordo quel pupazzo, me lo sono dovuto portare in giro per un sacco di tempo, ma vi dirò di più. In realtà è ancora qui con me, Michele Cassio! Allora, che cosa vi devo dire ragazzi? Praticamente io amo il mio lavoro, amo fare spettacolo in ogni dove, che siano bar, teatri, circoli, dappertutto. Se volete uno spettacolo, basta che ci scrivete, voi scriveteci una bella mail. Noi vi portiamo William Shakespeare dappertutto e se volete vi porto anche Michele Cassio. Detto ciò ragazzi, mancano gli ultimi 2 episodi che sono una bomba, una chicca, perché sono i contenuti extra che non abbiamo fatto vedere a nessuno, dei backstage inediti. Se volete sapere di che cosa si tratta dovete seguire i nostri account, quindi Facebook, Instagram, YouTube, seguite i nostri canali che lì andremo a pubblicare. Tra l'altro potete trovare la playlist con tutti i vecchi episodi, diffondete a bomba, seguiteci che con noi William Shakespeare è sempre in tour. Ciao! Shakespeare in tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar.